Eccoci, mister, oggi è stata una partita equilibrata, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Anche oggi l'Inter ha fatto la sua prestazione di carattere contro un Atalanta che ancora una volta si dimostra tosta da affrontare e da battere. Sì, assolutamente, l'Atalanta lo sappiamo, no? Perché sono comunque ormai ha acquistato una credibilità importante non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, quindi è l'Inter che oggi l'Atalanta comunque deve parlare di una partita, di un'Inter tosta sotto tutti i punti di vista, dove penso, ecco, che meritassimo qualcosa in più. Abbiamo avuto l'occasione anche per chiudere il match, per chiudere la partita. Sicuramente in quest'ultimo periodo, quando abbiamo un po' ripreso, ci sta mancando un po' l'istinto killer, quelle situazioni che devi ammazzare calcisticamente, sempre sportivamente, gli avversari. E invece tante volte noi abbiamo le occasioni, però non ci riusciamo. Oggi penso che abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. Abbiamo concesso anche pochissimo all'Atalanta, che sappiamo benissimo che l'Atalanta insieme a noi è stata quella che ha fatto più gol l'anno scorso. Adesso c'è da recuperare, c'è da riposare. Bene o male abbiamo recuperato in quest'ultima partita un po' tutti quanti i calciatori. Non dimentichiamo che siamo partiti con 6 positivi al virus e 3 infortunati, e poi si sono aggiunti altri 2 positivi al virus, quindi abbiamo gestito una situazione secondo me nella giusta maniera. Tanti ragazzi hanno dovuto giocare secondo me di più di quello che dovevano fare, e a volte c'è stato poi un affaticamento come quello che è accaduto a Romelu, come quello che è accaduto a qualcun altro. Però l'importante adesso è recuperare tutti quanti, sperare, ecco, che dalla nazionale possano tornare tutti quanti in buone condizioni, anche perché poi da qui a Natale ci aspettano 10 partite ogni 3 giorni e ci sarà necessità di fare rotazioni, di giocare, perché comunque non saranno partite da passeggiata nel parco. Quindi, mister, alla luce di quello che sta dicendo, questa sosta arriva al momento giusto proprio per recuperare le energie fisiche ma anche mentali. È stato un ciclo intenso. La sosta secondo me arriva per tutti al momento giusto, perché abbiamo fatto 7 partite in 20 giorni, e quindi in queste 7 partite ci siamo giocate il giorno d'andata di Champions League, quindi non è che abbiamo fatto partite tra virgolette, di competizioni minori, sono state tutte partite tirate e giocate contro squadre importanti. Adesso, ripeto, il mio augurio è che i ragazzi vadano in nazionale e che ritornino sani, perché ci sarà da affrontare, ripeto, poi da metà novembre fino a Natale, 10 partite ogni 3 giorni, e sarà un bel impegno. Domande per il mister? Intanto buonasera, 10 partite stagionali dell'Inter e si può dire che non è mai stata messa sotto nel gioco, anzi è più spesso accaduto il contrario, se vogliamo andare ad analizzarle una per una. Per cui chiedo, cosa manca, qual è l'ultimo step che manca a questa squadra per aver fatto magari, non dico le 10 vittorie, ma le 9 che potevano starci? Cosa manca? Innanzitutto c'è un aspetto che in tanti non stanno considerando, no? Il fatto che comunque siano arrivati alcuni giocatori nuovi, alcuni siano tornati da esperienze in altre squadre, 4 per la precisione, e tenendo in considerazione anche il fatto che abbiamo avuto veramente pochissimo tempo per lavorare, dico che rispetto all'anno scorso l'anno scorso c'è stato un momento, ecco, anche qui a Bergamo abbiamo trovato una quadratura, una compattezza, magari anche da un punto di vista estetico potevamo essere un po' meno belli, perché penso che comunque abbiamo fatto delle partite importanti anche in Europa League, in finale di campionato, però avevamo trovato una quadratura importante,
nella gestione del risultato in tutte le situazioni. Adesso c'è da lavorare, c'è da adattare anche le caratteristiche comunque diverse di tanti calciatori, soprattutto gli esterni e i centrocampisti, perché comunque abbiamo tutti i centrocampisti tranne Gagliardini hanno caratteristiche prettamente più offensive che difensive, e gli esterni sono arrivati comunque due ali come Hakimi e Perisic, e abbiamo tenuto Young e poi anche è arrivato Darmian, quindi c'è un po' da adattare anche a questo tipo di situazione, trovare il giusto equilibrio. Oggi penso che comunque la squadra ha fatto molto bene in tutte e due le fasi contro un'ottima squadra, contro una squadra forte, ecco. Mister, invece le volevo far notare che anche oggi soltanto 2 tiri subiti nello specchio. A noi non piace mai parlare di fortuna o sfortuna, ma diciamo per il calcolo delle probabilità prima o poi potrebbe anche girare in un altro verso. Guarda, io le ho viste le statistiche, ce le ho tutte, quindi sono a guardare le statistiche nostre. E proprio dall'inizio, anche compresa la Champions League, vede comunque una squadra che a livello di fase offensiva, di indice di pericolosità, è quella che ce l'ha più alta di tutti. Spesso quello che creiamo all'indice di pericolosità non viene poi tradotto in gol, e a livello difensivo spesso e volentieri quando ci tirano ci fanno gol. Questo è un dato di fatto, però io non ne voglio neanche parlare, perché sennò poi sembra che uno voglia comunque vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Invece vedo, ecco, che tanti altri invece per l'Inter vogliono sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto, e quindi saltano il fatto che si prenda sempre gol, senza tenere conto che spesso e volentieri tirano una volta, tirano due e fanno 2 gol.